Oggi vorrei parlarmi di come sono partito da questo e di come sono arrivato a questo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel quale voglio un attimo raccontarvi la mia storia, come ho iniziato a praticare calisthenics, come ci sono arrivato e come sono arrivato fino al livello in cui sono arrivato. La mia storia in ambito sportivo inizia nel 2013, che è un anno prima del momento in cui io poi effettivamente iniziai ad allenarmi. Nel 2013 si avvia il mio percorso di cambiamento. Io fumavo da 10 anni più o meno, quindi il 17 luglio del 2013 decisi di smettere di fumare. Da quel giorno fino ad oggi ancora non ho più ripreso. È stata la svolta della mia vita smettere di fumare perché io ho sempre corso, però non riuscivo più a migliorare. Non riuscivo più ad avere delle prestazioni che tendessero ad aumentare, perché il fumo è un grande limite a livello sportivo. Per me era un limite anche a livello mentale, perché mi poneva nella condizione di essere dipendente da un fattore esterno che non potevo controllare. Una serie di fattori e di pensieri in testa mi hanno portato a decidere di smettere. È stata una decisione maturata nel tempo, però presa di punto in bianco da un giorno all'altro. Il giorno prima avevo fumato 20 sigarette, il giorno dopo ho smesso. Da qui iniziai a correre, perché innanzitutto volevo mettere un po' in sesto la mia vita, il mio corpo. Mi sentivo spesso affaticato, col fiatone già facendo 2 rampe di scale, quindi decisi che era arrivato il momento di allenarmi. Ovviamente non ero ad un livello molto basso per quanto riguarda il corpo libero, certo a livello tecnico non c'ero proprio, ma a livello di forza minima non ero messo troppo male. Basti pensare che comunque avevo un 15-16 trazioni alla sbarra consecutive, magari non fatte benissimo, però non sono partito da zero, ecco, diciamo. Per la spinta la stessa cosa. Anche se inizialmente per me solo fare una verticale al muro era impensabile. Le prime volte che provai caddi lateralmente perché non riuscivo a mantenere la posizione, avevo paura e non avevo mai provato certe cose. Però facciamo un attimo un passo indietro. Come sono arrivato ad allenarmi a corpo libero? Dicevamo, era il 2013, ho ricominciato ad allenarmi, quindi con la corsa, e poi decisi di iscrivermi in palestra. Era più o meno febbraio del 2014. Iniziai in palestra, quindi con i soliti esercizi, anche se nel mio allenamento c'erano sempre le trazioni alla sbarra, cioè già dall'inizio le inserì perché sapevo che erano un esercizio molto importante e difficile. Poi per caso mi capitò di vedere dei video di Frank Medrano, di Hannibal for King, che erano quelli che all'epoca andavano di più sul web. Nel contempo anche i Bar Brothers ed altri gruppi che comunque praticavano uno street workout abbastanza grezzo da strada, che faceva vedere sì qualche skill, però era il corpo ipertrofico a risaltare maggiormente. Quindi guardando queste skill, vedendo queste cose, decisi che era il momento di provare a fare qualcosa del genere, anche perché io fin da bambino ho sempre seguito la ginnastica artistica, ho sempre seguito tutti i campionati, gli allenamenti, mi sono sempre informato su queste cose qua. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di praticarlo perché vivo in un posto nel quale non c'era questa possibilità quando ero bambino, penso non ci sia a grandi livelli neanche adesso. In ogni caso volli provare a recuperare il tempo perduto. Avevo esattamente 26 anni quando iniziai a fare calisthenics. Quindi non ho iniziato da ragazzino, tutt'altro anzi. All'inizio non c'erano informazioni, non si sapeva nulla riguardo l'allenamento a corpo libero, ci stava qualche forum, qualche atleta un po' più avanzato che dava dei consigli, e tranne qualche libro di ginnastica che potevi andare a leggere, c'era ben poco per capire come effettivamente allenare le skill, anche perché il mondo della ginnastica è molto chiuso, le informazioni non tendevano ad uscire fuori da quel mondo lì, quindi per i profani era un po' difficile capire in che modo andare ad allenare le skill, in che modo andare ad allenarsi in generale. E bisogna dare atto del fatto che il calisthenics ha sdoganato un po' l'allenamento a corpo libero per tutti, ha dato a tutti delle informazioni su come allenarsi, su come progredire. Merito di questo va a tutti gli atleti e i coach che hanno divulgato questa disciplina negli anni sul web e che hanno dato informazioni preziose alla gente per poter migliorare, che hanno dato delle informazioni talmente importanti che tantissimi ragazzi hanno avuto la possibilità di allenarsi anche a casa da soli e di progredire, cosa che invece era un po' difficile all'inizio, infatti c'erano molti più infortuni che progressioni. Quindi all'inizio andavo un po' a caso, provavo le skill direttamente nella loro forma finale, era un po', diciamo, un provare. Poi man mano che passava il tempo diventai sempre più forte, sempre tra virgolette, e iniziai anche a capire come allenarmi, iniziai a leggere libri di allenamento e a farmi un po' una cultura teorica, mentre la pratica andava avanti. L'anno successivo provai a partecipare al campionato della Burning e ci stava da inviare un video
online nel quale andavi a fare un set, ora non ricordo se da 1 minuto o 1 minuto e 30 secondi. Si trattava di fare un set di skill dove mostravi le tue abilità in quel minuto di tempo e poi venivi valutato, e nel caso in cui t'avessero preso poi si trattava di andare a fare la finale a Rimini Wellness. Io ebbi la fortuna di riuscire a qualificarmi e di partecipare a questo mio primo campionato nazionale che si svolse nel 2015 a Rimini Wellness. Avevamo tutti maglie rosse e quell'anno vinse Matteo Spinazzola. Mi qualificai anche nel 2016 e nel 2017. Nel 2018 invece volli un po' cambiare per una questione di regolamenti e provai il primo campionato che organizzò la FIF quell'anno, era il 2018, e riuscì anche ad arrivare primo, per fortuna. Era un regolamento particolare nel quale si andavano ad utilizzare tutti gli attrezzi, il set era molto spezzato, lontano dal mio concetto di set anche. Ora abbiamo il vincitore della prima edizione di Calisthenics Sport Uomini, Andrea Mantelli. Grande! Una bella esperienza non solo per il primo posto ma anche per le persone che conobbi in quel periodo e per l'autostima che riuscii a far crescere in me stesso. Io sono sempre stata una persona poco competitiva, anche quando giocavo a calcio non riuscivo ad avere competizione con gli altri e neanche nel calisthenics ci riesco. La sfida che mi manda avanti ogni giorno sembra una frase fatta, ma è proprio la sfida che ho con me stesso, è quella che dovrebbero avere tutti, non solo parlarne, anche perché tutti gli atleti parlano di avere la sfida con se stessi, però poi li vedi che si dannano l'anima per cercare di superare gli altri. Io questa cosa non ce l'ho, non so se per fortuna o per sfortuna, però ho sempre la voglia di mettermi in gioco e se mettermi in gioco significa confrontarmi con gli altri, ben venga. Nel corso degli anni, oltre a partecipare alle gare, ho organizzato vari eventi qui in Calabria, ho cercato di divulgare questa disciplina e penso di essere arrivato a molte più persone di quelle che mi aspettavo. Quindi per fortuna che ho avuto la voglia e il tempo di organizzare quegli eventi, passati ormai, passato quel periodo. A gennaio invece del 2019 ho scoperto avevo un dolore nel braccio, forte, intenso, che non mi permetteva di allenarmi bene. Così andai a controllare e passai un brutto periodo perché in pratica c'era un tumore nel braccio. All'inizio non sapevo di che entità si trattasse, infatti ricordo di aver passato un periodo un po' buio, un po' triste, anche perché ero preoccupato, non sapevo la gravità della situazione. Poi comunque scoprì che si trattava di un osteoma osteoide, che è un tumore benigno che deve essere asportato, però non è niente di grave. Questa cosa da una parte ovviamente mi ha risollevato perché scoprì che non stavo morendo, però un'altra ombra arrivava sulla mia carriera, tra virgolette, perché subire un intervento significava stare fermi, significava dover recuperare. Ho fatto l'intervento a gennaio 2019 e subito dopo l'intervento, una settimana, 10 giorni, ho ricominciato ad allenare il braccio. All'inizio avevo difficoltà perché il braccio era danneggiato, non riuscivo ad attivarmi bene a livello muscolare, quindi ho passato dei mesi un po' difficili, dei mesi anche abbastanza tristi nei quali non riuscivo a fare più nulla, infatti ero quasi in depressione. Ovviamente queste sono cose che non vengono mostrate sui social, non si parla di queste cose qua perché si tende sempre a mostrare la parte migliore di se stessi, si tende sempre a mostrare il successo e mai il fallimento, mai quando siamo tristi, frustrati. Quando non riuscivo a fare più nulla
ho anche pianto, sono stato malissimo, però non ho mollato, ho continuato ad allenarmi anche sul dolore, ho continuato a pensare che in generale come ce l'avevo fatta prima potevo farcela di nuovo. Quindi alla fine in 5-6 mesi sono riuscito a recuperare, non al 100% perché è sempre un intervento, è sempre un danno che vuoi o non vuoi rimane. Però adesso sono pronto a tornare al 100%, sono di nuovo in rotta per migliorare, quindi ho deciso che voglio mettermi in gioco, voglio di nuovo partecipare alle gare per me stesso, non per vincere, perché so di non avere la possibilità di vincere, però penso di potermi quantomeno qualificare e divertirmi. Voglio provare a portare il mio stile, che è di pulizia, eleganza nei movimenti, quindi tecnica di esecuzione, gesti puliti e anche belli da vedere, che è come intendevo io il calisthenics all'inizio, poi si è evoluto in una maniera un po' diversa, però a me piace portare il mio stile. Niente, questa era più o meno la mia storia fino ad oggi e spero di continuare a riuscire a motivare sempre nuove persone ad allenarsi, nonostante l'età, nonostante il fatto che pur non avendo palestre magari super attrezzate, possiamo migliorare. Se ce la faccio io a 32 anni a mantenere questo livello qua, ce la possono fare tutti. Io penso di non avere niente di speciale rispetto agli altri. Ho solo tanta forza di volontà e la costanza, che è la parte proprio fondamentale nel percorso, soprattutto nei percorsi sportivi. Un errore che si fa è quello di voler tutto e subito, lo diciamo spesso, lo ridico anche se è una cosa che viene ripetuta e ripetuta. Il fatto di cercare tutto e subito è sbagliato, perché spesso si hanno dei miglioramenti vertiginosi in alcune cose, però si possono avere dei crolli a livello fisico. E ho visto più persone sparire che persone diventare fortissime, quindi questo dovrebbe essere da monito, per me lo è, perché ho vissuto certe cose, ho visto cosa significa davvero diventare forti a corpo libero, perché il 90% della gente non supera un livello intermedio, che si tratta di fare qualche front lever, qualche back lever, una straddle planche o una full planche tremante, però oltre questo livello è difficile andare, davvero. Quindi state motivati e state pronti a vedermi di nuovo in gara e spero di non fare bruttissime figure, darò il massimo, come sempre. Ciao!